Allora, domanda, ma quanto deve costare davvero uno smartwatch GPS per essere un buon compagno di allenamento? Questo è, il nome difficile è KKTIC T6, è appena arrivato e oggi lo apriamo insieme. Tra l'altro, attenzione, questo non sarà il classico unboxing in cui vi racconto semplicemente quello che c'è scritto nella confezione, quindi nei prossimi giorni lo porto anche in bici e lo mettiamo veramente alla prova. Io, come sapete, passo parecchio tempo in bici, quindi per me uno smartwatch deve essere utile quando sono in allenamento. Quindi questo è l'orologio, confezione tra l'altro ben fatta. Cosa carina anche, cinturino di colore differente, carica batteria e qua immagino le istruzioni. Quello che mi interessa è capire quanto è preciso il GPS, come gestisce le attività sportive e quanto è affidabile il monitoraggio dei dati e soprattutto quanto dura realmente la batteria nell'uso quotidiano. Adesso lo accendiamo per la prima volta. Oggi partiamo da zero, bello il feedback è comunque carino. Adesso facciamo il primo collegamento. Prima cosa naturalmente scarichiamo il programma. Questa è la prima configurazione, quindi voglio vedere insieme a voi come si presenta l'interfaccia e quanto è semplice iniziare a usarlo. Quindi prima cosa che mi interessa è fluidità generale, come risponde il display, come si naviga tra i menu e quanto è intuitivo trovare le nuove funzioni. La cosa che voglio valutare nei prossimi giorni è soprattutto la comodità al polso, perché un conto è indossarlo per 5 minuti durante una prova, un altro è tenerlo addosso tutto il giorno, dormirci e usarlo anche in allenamento per diverse ore. Quindi è proprio questo uno degli aspetti che voglio verificare durante il test. Ed è arrivato il momento della parte che probabilmente interessa maggiormente chi segue il canale, quindi il ciclismo. Questo orologio non voglio provarlo solo sulla scrivania, quindi voglio portarlo con me durante gli allenamenti e capire come si comporta realmente. Poi voglio confrontare il GPS con il dispositivo di riferimento, quindi nel mio caso il Garmin Edge, verificare i dati e le attività e capire quanto sono ricorrenti le informazioni che restituisce. Allora mi dà 103 battiti. Sulla fascia cardio me ne segna qualcuno in meno in realtà. Allora, una cosa che devo vedere nelle impostazioni è che uno si disattiva l'always on, quindi volessi anche solo sapere che ore sono, si disattiva. Adesso mi fermo e controllo tra le impostazioni. Allora, adesso ho disattivato l'attività e almeno così ho sempre comunque l'ora a portata di mano. Adesso provo a fare un po' di pausa, gioco un attimo con le impostazioni e facciamo un'altra prova. Ecco qua. C'è il prestivo. L'hai fatto tu, Dario? Spero di no. Ok. Allora faccio ripartire di nuovo, vediamo che... fatto tu, Prima mi ha ciccato i chilometri. Venendo fino a casa tua. Allora, da quando l'ho riattivato ho fatto 8 km e mezzo e qua mi risulta, sì, 8 km e mezzo anche qua, quindi è corretto. Probabilmente ci sarà un po' da lavorare, cioè non è così immediato. Però per il resto velocità corrisponde, ma 31 contro 30.1, quindi allora non è il GPS, forse potrebbe non essere preciso. Da capire se non è preciso durante la corsa e poi non so, con la sincronizzazione magari potrebbe insomma ritornare con i valori esatti. Adesso vediamo, la cosa buona è che si sincronizza con Strava, quindi farò il confronto fra le due attività. Allora, giro finito, l'unica cosa, il tempo quando si è fermi non si stoppa. Fine dell'esercizio, ti fa scegliere lo sforzo, un po' faticoso, ci sta, e poi dà il recupero, misura la frequenza cardiaca, pensa al riposo. Finito il primo giro, 40 km, sono partito con la batteria a 85% e adesso sono all'80%, quindi consumo batteria direi buono. Adesso scarichiamo i dati. Allora, eccoci di ritorno. Nel frattempo sono andato al lavoro, quindi sto continuando a utilizzare l'orologio nella vita di tutti i giorni. Ritornato a casa, ho scaricato i dati, li ho messi a confronto su Strava, i dati che provenienti dal Garmin Edge e dal T6. Un po' di imprecisioni, un po' di inesattezze effettivamente ci sono. A me viene in mente, ad esempio, questo segmento qua, è salita Patomorone, che è un segmento di mezzo chilometro leggermente pendente, in cui l'Edge mi dà 1 minuto e 40
col T6 1 minuto e 33, quindi un po' troppo ottimistico purtroppo. Quindi sul GPS un po' di imprecisione c'è. Per quello che riguarda invece l'utilizzo normale è grandioso, cioè le prime impressioni sono positive, ma perché ricordiamo che un orologio di listino costa circa 110 euro e col codice sconto tra l'altro che vi metto in descrizione si può portare a casa a circa 60 euro, che per un orologio così con una durata del genere, 48 ore che lo utilizzo a livello intensivo e la batteria è ancora al 74%, direi assolutamente niente male. Allora, proseguiamo con la prova del T6. Oggi classico lungo, quindi 100 km, 1000 di dislivello. Ciclismo. Allora, ho capito perché l'altra volta c'erano state delle imprecisioni. Prima dell'avvio aspettiamo che il segnale GPS sia verde e dopo iniziamo. Allora, confermo che adesso la misurazione è più precisa. Allora, in realtà l'ora si vede, perché comunque è scritta un po' in piccolo, bisogna sforzarsi un attimo, però sì, sono le 7:35. Meno male, mi sembra strano. Per in linea di massima mi sento di dire che comunque è abbastanza affidabile. Poi è chiaro, non è come averli sempre sott'occhio su un ciclocomputer, però fa il suo. Allora, magari non sostituisce il ciclocomputer, ma anche che da polso magari è un po' più scomodo guardare i dati. Però ecco, può essere una valida alternativa, non so, si va in vacanza ad esempio, non si porta il Garmin in valigia, si decide di affittare una bici, ecco, si può tranquillamente utilizzare e caricare i dati su Strava tranquillamente. Ok, quindi in vacanza bici affittata, non ho il Garmin, usiamo Strava dal T6. Lavoretto e prima o poi sarebbe servito. Vediamo se riesco a fare tutta la vacanza con una sola carica. 23 km e mezzo. Facciamo sosta spiaggia. Allora abbiamo fatto prima pausa, può stoppare completamente l'attività, quindi uscire dall'applicazione e poi riprendere esattamente dallo stesso punto. Questo è comodo in effetti. Ok, missione compiuta, 20 km tutti misurati. Allora qua mi segna però 11.500 passi. Poi si aggiorna con l'iPhone e ti dà quelli aggiornati. Batteria siamo al 90% però, usandolo tanto. Allora ho caricato le mappe dell'isola sull'orologio, quindi adesso proviamo ad andare in una spiaggia a circa 12 km dall'hotel utilizzando solo l'orologio. Allora, giorno 3, batteria 45%. Per adesso sta reggendo bene, però la batteria al quinto giorno ci sta mollando, 16%. Quinto giorno di utilizzo e la batteria ci ha abbandonato. Allora, c'è da dire, sono stati 5 giorni intensi. È proprio l'ultimo giorno di vacanza, mentre ero in aeroporto, c'è stato un aggiornamento software che ha aggiunto delle funzioni, come se già non ce ne fossero. Quindi tra quello che è stato aggiunto, vabbè, a parte alcune funzioni che sono state migliorate, secondo me più precise, è stato aggiunto anche il misuratore di pressione, l'ossigenazione del sangue e poi hanno messo anche dei giochi, tra cui anche Snake. Comunque è una cosa simpatica, ricordiamo sempre il prezzo dell'orologio. Io intanto l'ho impostato per avere qualche collegamento rapido. Allora, contatore delle attività, misurazione del cuore, il meteo, poi con lo swipe verso il basso, tra l'altro ci sono dei dettagli in più, misurazione e analisi del sonno e misuratore della pressione. Allora, termina qui la prova del T6, quindi ho provato davvero ovunque, vacanza, dormito insieme, bici, corsa, nuoto, qualsiasi cosa. Autonomia della batteria, allora i 10 giorni non sono fattibili se si utilizza intensamente, quindi diciamo 5 giorni uso intenso, 10 giorni se si usa come orologio e basta, quello ci può stare. Comunque 5 giorni non sono male, ho tenuto l'Always On, quindi da vedere sempre l'ora, che non è scontato, il GPS è sempre attivo. Per 5 giorni mi sono dimenticato di averlo, quindi prova sicuramente positiva.